Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo di Guido Monaldi, Vincenzo Bellini, capitolo 9, parte prima. L'estate del 1830 non fu clemente per Bellini. Ritornato a Milano dopo aver passato 2 mesi con Giuditta Cantù a Casal Buttano, il maestro si ammalò piuttosto gravemente. Si temette perfino per la sua vita, ma le cure affettuose della famiglia Pollini, che lo avevano voluto in casa, valsero ben presto a ridargli la salute. Non era la prima volta che disturbi intestinali costringevano a letto il maestro. Il male aveva incominciato a travagliarlo nel 1827 e si era ripresentato ogni anno, specialmente nei mesi estivi. Nell'estate del 1830 esso riapparve più terribile, dopo l'affrettato lavoro a cui s'era sottoposto per i Capuleti. Così grave, dice il Cicconetti, che oramai dava più da ragionare agli amici e alla città del troppo gran perdere che si faceva un prezioso ingegno, che delle speranze di riaverlo in sanità. Se le cure affettuose della famiglia Pollini e la gioventù valsero più della scienza a vincere la furia del male, egli ne rimase così depresso e debole da risentirne a lungo le conseguenze. Ne scrisse al fratello Carmelo: «Lo zio Ferlito t'avrà detto quali aiuti ho ricevuto dalla brava famiglia Pollini in questa mia ultima malattia, che poteva esser l'ultima se non ero ben assistito e curato. Adesso, grazie a Dio, sto riprendendo le mie forze e spero di conservarmi, perché seguiti la mia carriera con onore. Fa le mie scuse allo zio Ascanio se per ora non gli scrivo direttamente, perché la debolezza appena mi permette di fare il lavoro necessario. Poteva esser l'ultima». Il Cicconetti non si intimoriva a torto dunque. Il maestro, consigliato dagli amici e dagli ammiratori, decise che, d'ora innanzi, avrebbe trascorso le estati nel più assoluto riposo. Ritornato al lavoro, fu lieto di accettare l'invito dell'impresa del Carcano per un'opera nuova, mentre un'altra opera nuova per lo stesso teatro e per la stessa stagione doveva darla Donizetti. I 2 maestri si erano già misurati indirettamente in altre occasioni. La prima volta a Napoli nel 1826. Bellini s'era fatto applaudire con Bianca e Gernando. Donizetti era passato discretamente al Nuovo, pure di Napoli, con 8 mesi in 2 ore. 2 anni dopo, nel 1828, allorché si applaudiva al Carlo Felice di Genova la Bianca, quasi completamente rifatta, Donizetti presentava la Regina di Golconda, che aveva pure un buon successo. Dire che i 2 maestri si amassero sarebbe un dir troppo. Si stimavano però reciprocamente ed ogni nuovo confronto fra loro aumentava l'aspettativa del pubblico e degli intenditori. Per il confronto del Carcano l'attesa era addirittura nervosa. Si sapeva che Romani, come poeta dei teatri regi, doveva fornire i libretti ad entrambi i musicisti e si sapeva pure che l'instancabile e fecondissimo genovese aveva proposto l'Anna Bolena al bergamasco e l'Ernani al catanese, e che tutte e 2 s'erano dichiarati contenti della scelta. In proposito, Francesco Florimo scrisse: «L'Ernani, immaginoso dramma di Victor Hugo, era un soggetto che ispirava molta simpatia a Bellini e a Romani. Entrambi avevano divisato di trattarlo da tempo, destinandolo poi a quel teatro che offrisse miglior complesso di artisti esecutori. Rammento bene che Bellini mi pose a parte di tutto ciò e mi trascrisse la poesia d'un duetto fra Ernani ed Elvira, e le parole particolarmente dell'andante erano bellissime.
ond'ei mi palesava il contento di averle ben musicate. Dopo questa lettera mai più il Bellini mi parlò dell'Ernani, prova sicura che ne aveva deposto il pensiero, e da quanto parmi neanche Romani terminò il libretto. A questo punto i biografi si smarriscono e tirano un po' a indovinare. Dai pochi documenti salvatisi si apprende che ragioni politiche avevano consigliato poeta e musicista a scegliere altro soggetto. Bellini stesso scriveva al Perucchini di Venezia in data 3 gennaio 1831. Sapete che non scrivo più l'Ernani, perché il soggetto doveva soffrire qualche modificazione per via della polizia, e quindi Romani, per non compromettersi, l'ha abbandonato. Ed ora scrive la Sonnambula, ossia i 2 fidanzati svizzeri, ed io ne ho principiato l'introduzione ieri appena. Vedete, mi tocca scrivere anche quest'opera in breve spazio di tempo, dovendo andare in scena al più tardi il 20 febbraio. Benché nessun biografo lo accenni, c'è da scommettere che l'intervento della polizia o il timore dell'intervento non debba essere dispiaciuto al maestro. Antonino Amore si meraviglia che nessuno di coloro che conobbero Bellini abbia parlato del travaglio che portò dall'Ernani alla Sonnambula. Però mi sorprende che si sia potuto tenere il silenzio per un fatto noto a molti, e nulla ne abbiano detto i giornali del tempo, e nulla ne abbiano saputo il Cicconetti, il Puget e il Florimo stesso. Basterebbe pensare che il Florimo deve aver saputo per conoscenza propria della natura di Bellini, o per confessione sia pur tardiva del maestro, la verità vera per stabilire senz'altro che, se non ne scrisse, fu per un concepibile riguardo verso Bellini. Del resto è pur vero che l'Ernani non poteva essere grato alla imperial regia polizia. Le rappresentazioni del dramma vittorughiano avevano coinciso col principio della lotta, e per quanto, in nome della letteratura e in nome della politica, si fosse tentato di soffocare il pensiero che vigoreggiava nel dramma, l'Ernani aveva trionfato a Parigi come opera d'arte e come pensiero politico, precedendo di pochi mesi la rivoluzione del luglio 1830. Ma in sostanza, e saremmo sleali con noi stessi se volessimo negarlo, sebbene il significato dell'Ernani in un primissimo tempo avesse entusiasmato il musico, sta il fatto che egli dovette spaventarsi nel doverlo rivestire di note. Di fronte all'Anna Bolena, che Donizetti aveva rapidamente musicato e che gli spettatori del Carcano avevano applaudito la sera del 26 dicembre 1830, il maestro deve aver sentito la propria responsabilità crescere a dismisura e deve essersi interrogato più e più volte, valutando non le proprie forze musicali, delle quali non dubitava e che doveva ritenere perlomeno pari a quelle del bergamasco, ma il proprio temperamento di artista e di uomo. Aveva troppo sofferto d'altronde per i forzati ravvicinamenti fra i suoi Capuletti e la Giulietta di Vaccai, perché si sentisse l'animo di riesporsi con un'opera storica a subirne altri. Voleva scrivere un'opera nuova che non richiamasse i confronti. Tale è il parere dello Scherillo, cui s'attiene Laniante. Scrive infatti il primo e riporta il secondo. La notte che successe alla rappresentazione della Bolena, il Bellini la passò in preda ad angosce e non aspettò che si fosse fatto giorno per andare dal Romani. «Cos'hai?» Questi gli domandò vedendolo con quella faccia torbida. «È impossibile scrivere ancora un'opera seria, dopo il successo della Bolena, competere ancora con Donizetti nella stessa lizza». «E che vuoi fare?» «Lasciar da parte le opere serie, scriverne una del genere della Nina di Paisiello, un soggetto campestre,
purché non sia un'opera seria, purché non si facciano confronti con l'opera di Donizetti. È impossibile, esclamò il poeta. Il tempo è troppo breve e l'Ernani è quasi fatto tutto. Ma Bellini era insistente e al fascino della sua indefessa seccatura non si resisteva facilmente. Neromani, poeta aristocratico con gli altri maestri, che si faceva pregare e strapregare prima 20 volte per concedere la grazia di un suo libretto o di una correzione, sapeva resistervi. Confessava spesso questa sua debolezza. «Non so che abbia quel ragazzo», egli diceva, «ma è impossibile che io non finisca sempre per soddisfare ogni suo desiderio».